Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Ci scuserete per la livrea inconsueta, ma il freddo ci impone un vestiario adeguato. Visto che in tanti ce l'avete chiesto, oggi vi parleremo del nesso che c'è tra la curva d'erogazione di un motore e i rapporti che si possono impiegare. Quanto stiamo per dirvi è a carattere generale e anche se porteremo alcuni esempi per meglio farvi capire, potrete applicare questi concetti con le dovute proporzioni a tutti i veicoli in generale. Quindi non esistono rapporti lunghi o corti, ma esistono rapporti lunghi o corti rispetto a un determinato motore e una determinata curva di erogazione. Si può senz'altro dire che dove la potenza aumenta principalmente per un incremento di coppia, in primis l'aumento di cilindrata, che tipicamente migliora la coppia di erogazione, sarà necessario impiegare una rapportatura più lunga. Dove invece la potenza viene presa sui giri, quindi non per l'aumento dell'intensità di ciascuna fase utile, ma per l'aumento del numero di fasi utili in unità di tempo, sarà necessario di solito addirittura accorciare i rapporti, anche perché la resistenza dell'aria offerta all'avanzamento aumenta esponenzialmente secondo il quadrato della velocità, quindi l'aumento della potenza non avrà mai la stessa progressione, pertanto in generale non si possono, anche quando si aumenta la cilindrata, tanto quanto si aumenta la cilindrata, non è quella la proporzione da farsi. A volte è necessario allungarli un po', spesso addirittura è necessario accorciarli. Bene, allora, parlando più nello specifico, come abbiamo detto, tu che hai vissuto in prima persona i ruggenti anni 80, no? Miau. Come, cioè, per esempio all'epoca come venivano scelti i rapporti, quali erano le proporzioni, magari, che ne so, per il classico 102, per i 130, così espansione, semi-espansione? I rapporti venivano scelti nel ristretto panorama della merce disponibile allora e senz'altro ci sono dei motivi più lunghi di quanto non si faccia adesso, perché erano disponibili scarichi meno performanti, in sostanza, salvo alcuni artigianali comunque non evoluti come quelli di ora. Se si pensa che, ecco, molto spesso alcuni 102 che alla fine andavano anche benino se con i carter adeguatamente lavorati, senza essere rifasati, però cilindri messi lì così com'erano, erano montati con la lunghissima 2461 o equivalente a denti dritti 2769, quindi rapporti primavera, che però con l'ausilio di una marmitta a siluro dell'ET3 tutto sommato venivano tirati in maniera quasi dignitosa, cosa che sarebbe assolutamente impensabile con un'espansione che sposti l'arco di erogazione del motore in alto, tanto più se il cilindro è stato rifasato. Questo è poco ma sicuro. E anche i 130 di allora, i 130 poi di solito era sempre il 130 Polini, era il più diffuso, veniva montato con rapporti o sempre con i rapporti del primavera o 2769 denti dritti, a volte anche con la lunghissima 2968. Anche in questo caso era possibile tirare la quarta solamente con il siluro dell'ET3, a patto di avere un'alimentazione però standard, cioè il 19, perché con carburatori più grandi il siluro era inadeguato. Per quanto, cioè, per fare una proporzione, anche per far capire, adesso è diventata la norma montare sui 102 2472, addirittura col cluster accorciato, quindi magari con la quarta un dente o due denti di meno, quindi o 20 o 21. Quindi è chiaro che senza magari l'espansione il motore gira poco e fa pochissima velocità, però con l'espansione invece può essere il compromesso giusto.
Sì, perché si sposta in alto l'arco di rotazione, e la cosa interessante è che il guidatore non avverte il rapporto corto, perché il motore tira poi bene quei rapporti lì, certo pagando lo scotto di un'usura più precoce degli organi in movimento, perché è chiaro che se il motore rende la potenza massima a 6.000 giri è un conto, se la rende a 10.000 l'usura aumenta molto, anche se la potenza magari si raddoppia. Certo. Analogo discorso si potrebbe fare anche per le Vespe large. Certamente, e magari si può portare come esempio pratico, visto che prima abbiamo parlato per la small dei 102 e dei 130, si potrebbe parlare dell'elaborazione più diffusa che c'è su Vespa Large Frame, che sono i classici 177, corsa regolare, carburatore anche maggiorato a 24, e dove si utilizza con la marmitta sim espansione quelle a padella che, attenzione, non vengono scelte come voi magari potete pensare perché per andare in strada, no, perché noi parliamo solo di elaborazioni, anche di elaborazioni usopista. Anche in pista, nella gara che siamo andati a Magny Course in Francia, c'erano quasi tutti la semi espansione, perché sul PX, sul Vespone, l'espansione si trova comunque in una posizione peggiore, perché comunque deve girare sotto la pedana, deve stare molto bassa, le curve si fanno male, quindi anche in pista viene scelta la semi espansione. Quindi, chiusa parentesi, con queste semi espansioni è facile usare con i rapporti a denti grossi, quindi con quarta o 2136 o 2135 a secondo dei casi, una corona o 68 abbinata al 23 o magari 65 abbinata al 22 oppure 22-64, però più o meno è questo il suo utilizzo. È chiaro, anche con la collaborazione che abbiamo fatto con Gianluca Marri e che ancora è in atto, perché collaboriamo per lo sviluppo delle marmette, ci consigliamo, senza nessun problema, e lui è sempre molto disponibile con noi e noi con lui. Abbiamo potuto vedere come nel momento in cui noi abbiamo sempre realizzato marmitte piuttosto lunghe proprio per sfruttare l'elasticità e il bello di questi motori, soprattutto perché poi alla fine abbiamo fatto pure sviluppi per 200. Sì, e poi il bello comunque per non mettere alla frusta i punti deboli di questi motori, perché essendo motori nati per regimi di giri piuttosto bassi, spremerli a 10.000 giri significa minarne l'affidabilità. Poi comunque il Vespone si presta anche molto meno della small per fare questi lavori, perché c'ha sempre la frizione che è solidale con l'albero motore, quindi fa gli stessi giri, però quindi quando nella progettazione delle espansioni abbiamo provato a fare delle espansioni più corte per far girare i motori più in alto, abbiamo gioco forza dovuto utilizzare dei rapporti più corti, anche magari sul 200, dove normalmente con le marmitte semi espansione, questi 221 che vanno benissimo, si usa una rapportatura extra long 24-63, 24-62, un rapporto molto lungo 23-62, lì magari abbiamo dovuto calare due denti, la potenza l'abbiamo vista aumentare, però è chiaro che il range d'utilizzo si è stretto un pochino e l'abbiamo trovata poi la potenza a un regime più elevato. Ora un piccolo chiarimento e indicazione che vi può aiutare a comprendere se siete fuori strada con quel rapporto, no? Allora, il motore quanti cavalli potrebbe avere? Un tot? 22 cavalli, poniamo? A che potenza li sviluppa questi 22 cavalli? Poniamo sul PX. A 8500 giri, ipotesi. A che velocità sarebbe la Vespa se montassi una 2362 a 8500 giri? Quasi 150, no, oltre 150. Ecco, velocità a cui con 22 cavalli non si arriva, quindi i rapporti sono circa 150. Impossibile, obiettivo impossibile, proprio onirica visione, 150 con 22 cavalli. Sì.
E quindi i rapporti sono troppo lunghi, palesemente perché si avrà l'amara sorpresa di tirare una terza a 120 all'ora e poi mettere la quarta e vedere l'ago inchiodato lì. O poco oltre, ecco. Ma negli anni 80 però, sempre ritornando, e quello è stato il periodo d'oro del motorismo in Italia, ma anche senza catalizzatori, senza rotoriscale, senza limiti di velocità, senza velox, senza velox, senza iniezione. Vabbè, c'era qualcosa, c'era l'iniezione meccanica, c'erano delle cose, già qualche iniezione elettronica. Meccanica c'era negli anni 70 tranquillamente, sì. E ti volevo dire, ma invece per esempio sulle macchine, no? Pure lì il discorso è analogo, però può far ben capire a chi ci sta guardando il discorso, anche magari per le macchine turbo. Esattamente la stessa cosa. Quindi tra l'altro si presta ancora meglio a farvi comprendere, perché nelle macchine, nelle automobili è più frequente l'elaborazione tramite miglioramento del rendimento volumetrico. Io parlo dove non viene sostituito l'intero motore con un altro simile, per dire sulle Alfa Romeo 1300, 1600, 2000 sono più o meno identici, si fa presto a mettere un motore 2000 al posto del 1300, però io parlo dell'elaborazione di quel motore che si trova nel cofano originariamente. Quindi se tramite l'adozione di alberi a cam con un profilo più spinto, rapporto di compressione conseguentemente più elevato, valvole maggiorate, carburatori più grandi, scarico adeguato, si ottiene, poniamo il caso, da un motore 1300 che originariamente come quello della Giulia, che la mitica Giulia, sì, che aveva una novantina di cavalli DIN, cioè quindi misurati secondo le norme DIN, e si ottiene un incremento di potenza che magari porta il motore ad averne 100, 10 cavalli in più, che è verosimile poi, che è verosimile, con le elaborazioni si facevano. Si vedrà passare il regime di erogazione plausibilmente dai 6.000 giri originali a 7.000 sicuramente. I rapporti originali risulteranno lunghi, il motore è più potente, ma la macchina avrà difficoltà a tirare la quinta. Questo è garantito. Cosa si può fare? La cosa più semplice è mettere ruote con la spalla ribassata e recuperare così quel leggero accorciamento di rapporto che serve. Quindi alla fine il veicolo con quella scocca molto poco aerodinamica passerebbe dai 165, per portare esempi pratici e facilmente tangibili, dai 165 km/h a probabilmente 172, sotto i 175 effettivi comunque, a un regime superiore, ma non a 7000 giri. Certo. Capito? Ovvero raggiungerebbe quella velocità a 7000 giri, sì, ma con le ruote adeguatamente più piccole per accorciare i rapporti di quel tanto che serve, altrimenti i 1000 giri in più farebbero arrivare teoricamente il veicolo ben oltre 180, ma non avrebbe poi la potenza per arrivarci, quindi in piano non ci si arriverebbe mai. Tra l'altro, in generale, il rapporto giusto, il rapporto ideale, il rapporto più lungo, è quello che consente il raggiungimento della massima velocità in leggerissimo fuorigiri, cioè oltre la potenza massima, quindi un pelo corto in linea teorica, ma che in pratica è quello che consente di avere a portata di mano facilmente la massima velocità, altrimenti basta un falso piano, un po' di vento contrario e il rapporto risulta poi lungo alla guida. Poi le macchine, scusa ti interrompo, le macchine, ad esempio anche quelle recenti, è facile trovare l'ultima marcia di riposo. Io lo vedo pure su, per esempio, la Panda c'ha la velocità massima in quarta, esempio, e la quinta non la tira. Sì, quella è un'altra filosofia, forse chiaramente per i consumi, perché così il motore sta più riposato, per tanti motivi non si cerca più la velocità massima, il leggero fuorigiri, almeno per l'auto di serie, è chiaro.
Sì, la politica delle case automobilistiche è cambiata nel tempo, tra l'altro in un senso e nell'altro si è andata avanti, si è tornati indietro. Comunque ci sono veicoli che hanno una quinta di riposo, che significa una quinta che non consente il raggiungimento della velocità massima, ma consente la marcia a velocità relativamente elevate con un regime di giri inferiore, che alla fine riduce un pochino l'usura degli organi meccanici, salvo comunque penalizzare le possibilità del veicolo di accelerare, perché i rapporti non sono poi scalati nella maniera ottimale. Anche l'Alfa Romeo fece questo sulle Alfette. L'ultima marcia sì, lunga. sempre cambia a 5 marce, però per esempio la prima Alfetta aveva una quinta da 180 all'ora, che era la velocità massima, cioè 5500 giri, 180 all'ora. Le Alfette successive, quelle degli anni 80 unificate a fari quadri, avevano la quarta di riposo, cioè la quinta di riposo, quindi la velocità massima veniva raggiunta in quarta e la quinta non consentiva il raggiungimento della velocità massima, ma velocità di crociera elevate e consumi presumibilmente un po' più ridotti, ma roba di poco. Mi viene da pensare che con un cambio di questo tipo il motore deve poter avere anche un arco di utilizzo più ampio, perché alla fine se sfrutti soltanto le 4 marce di potenza, o no? Sì, ma in linea teorica sì, di fatto l'arco di utilizzo dei motori stradali è sempre piuttosto ampio, quindi rinunciando a un po' di brio in accelerazione si faceva questa scelta. Poi sono anche politiche commerciali. E invece per esempio sui motori turbo? Beh, il motore perché lì la potenza si prende sulla cocchia. Esatto, la sovralimentazione è l'equivalente concettuale dell'aumento di cilindrata, c'è poco da fare. Tant'è vero che i motori turbo hanno potenze specifiche molto elevate a regimi contenuti. Perché? Perché sono alimentati a pressione più che atmosferica, quindi i cilindri sono sempre ben pieni e alla fine è esattamente come se si disponesse di un motore di cilindrata superiore, e per questo vogliono rapporti lunghi. Piccola parentesi così, nota di colore che in molti sapranno sicuramente. Ai tempi in cui Innocenti e Piaggio si facevano la guerra su chi aveva lo scooter, il mezzo più veloce, con i famosi siluri, ci fu il siluro Lambretta e il siluro Vespa, quelli della Innocenti, insomma i fan della Lambretta, credono di detenere loro il record di velocità sul 125. In realtà non è così, perché è vero che la Lambretta era 125, quella del record, che arrivò a circa 200 all'ora se non ricordo male, però venne omologata nella categoria 175 perché era sovralimentata. Invece la Vespa Siluro con 171 di media sul chilometro era 125, era 2 cilindri a pistoni contrapposti, però era 125 di cilindrata unitaria, ecco, chiaramente una sola candela e non sovralimentata. E non sovralimentata. E invece quell'altra era sovralimentata. Però dopo aver parlato delle macchine, non possiamo non fare qualche esempio pure sulle moto non Vespa, quindi quelle con corona e pignone separato, che poi lo stesso discorso può anche valere per il go-kart, che ha lo stesso sistema di corona e pignone, o per qualsiasi altra moto. Però ecco, un discorso, magari un piccolo riassunto per quei veicoli che hanno corona, pignone e poi la catena che li collega. Sì, questi veicoli hanno in realtà una variabile in più, perché c'è la trasmissione primaria anche lì, quindi c'è una primaria proprio come nella Vespa, poi c'è un cambio con molti più rapporti, quindi già qui andiamo meglio perché le marce sono spaziate meglio, a meno che quelle 6. moto proprio antiche, sì, ma insomma 6 rapporti. E poi dove sta il tamburo c'è il pignone, e poi c'è corona e pignone, quindi si possono modificare i rapporti, quindi variare la rapportatura complessiva cambiando corona e pignone, a volte anche solo la corona o tutti e due. Ma la cosa è molto più semplice, tra l'altro c'è una vasta scelta di articoli. Sì, ho capito la catena, va bene, pignone, corona, però ci stanno pure quelle moto che non ce l'hanno. C'era pure quella prima, le prime Lambrette c'avevano un sistema senza catena, c'erano un cardano.
Sì, adesso chiaramente lo diciamo, vabbè, oggi questo discorso era sulla rapportatura e sul modo di scegliere. Comunque sì, la lambretta, la primissima lambretta addirittura aveva il motore con l'asse motore trasversale e quindi 2 coppie coniche e un albero di trasmissione. Che non assorbiva per niente potenza, già era potentissima, poi quella... Vabbè, lasciamo stare adesso. Le moto che hanno la trasmissione a cinghia, vabbè, in sostanza è come se l'avessero a catena, salvo quindi pure lì contano la dentatura, il rapporto tra la dentatura è una variabile in più. Sulle moto che hanno la classica corona e pignone è facilissimo trovare una marea di possibilità. È il sistema più semplice, è il sistema più semplice, è pure quello più diffuso. E poi ci sono le moto che hanno una trasmissione con l'albero di trasmissione e coppie coniche come le BMW, ce ne sono tante che hanno questo sistema. Vabbè, lì è più difficile trovare i pezzi, magari si può fare in altro modo, però è sempre la stessa cosa. Anche lì è una variabile aggiuntiva, e anche sulle macchine c'è la coppia conica. Per dire, la 112-903 aveva la coppia conica 1361, l'Abarth 1050 aveva lo stesso cambio, almeno nei primi 4 rapporti, perché poi il discorso della guente a parte, e coppia conica finale 1358, quindi l'allungamento era lì. Era appena più lungo. È la stessa cosa, su tutti i veicoli è la stessa cosa, insomma. Noi crediamo di aver trattato l'argomento, seppur chiaramente in grande sintesi, però di averlo trattato in maniera abbastanza diffusa. Poi, chiaro che se avete degli specifici quesiti, insomma, saremo contenti di rispondere. A disposizione. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.